Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Ultimamente sto andando in fissa con Sketchbook, se mi seguite sui social ve ne sarete sicuramente accorti perché ogni volta che faccio un'illustrazione utilizzo questa applicazione. Se volete seguirmi nella descrizione del video trovate tutti i link per i social. Voglio approfittare di questo video per raccontarvi una cosa che mi è accaduta recentemente mentre stavo acquistando del materiale in un negozio di belle arti. Stavo acquistando un album da disegno in formato A3. Nel parlare con la commessa è saltato fuori un discorso tra il disegno digitale e il disegno tradizionale. Mi raccontava di alcune problematiche riscontrate con dei clienti. Una di quelle era proprio riguardante il disegno digitale. Si è resa conto che molti di loro che si approcciano al digitale hanno problemi con regolare le proporzioni su diversi formati di carta. Un consiglio che mi sento di darvi per far sì che questo non accada: non abbandonate mai il disegno su carta. Il disegno su carta è la base per poter disegnare in digitale. Infatti, quando si disegna in digitale lo si fa allo stesso modo come lo fareste su carta. L'unica differenza è comprendere come funziona il digitale. Mi piacerebbe sapere da voi che disegnate in digitale se continuate a disegnare su carta o avete proprio abbandonato. Come avrete notato, io invece è una cosa che continuo a fare, soprattutto perché mi piace. Mi piace sperimentare diverse tecniche e mettere alla prova le mie abilità. Io sento proprio la necessità di creare delle sfide con me stessa riguardanti le mie capacità. Difatti, quando disegno in digitale mi piace comunque utilizzare degli strumenti che simulano il tratto realistico, proprio degli strumenti tradizionali. Questa applicazione ci riesce davvero molto bene. Sembra veramente che io stia utilizzando una matita. Se vi piace fare delle illustrazioni di questo genere ve la straconsiglio e in più è anche gratuita, per cui potete tranquillamente sperimentare. Ora che ci penso, quando devo imparare qualcosa di nuovo oppure voglio esercitarmi su qualcosa per migliorare, lo faccio sempre su carta. Poi, una volta che ho imparato, trasferisco le mie competenze in digitale. Una cosa che odio da morire è ricalcare. Non sopporto le persone che lo fanno. 1, non si impara nulla e 2, non ci si può sentire gratificati del lavoro svolto. Esempio: se non sapete disegnare le mani, non utilizzate immagini per ricalcarle. Meglio che disegnate degli sgorbi e vi esercitate per migliorare, perché ricalcare non vi insegna nulla. Difatti, poi, quando dovete disegnare su carta, non siete in grado. Spesso sui social mi imbatto in profili con anche grandi numeri di follower in cui si vede palesemente che i disegni sono ricalcati. La cosa più oscena è quando vedo la figura umana palesemente ricalcata, ovviamente tutta l'anatomia è corretta, con un tratto da brividi super tremolante, per non parlare poi della colorazione. E questo è il motivo per cui non veniamo presi sul serio come artisti, proprio perché il digitale viene utilizzato male. Mi piacerebbe conoscere le vostre opinioni su questo argomento. Se vi va potete lasciare un commento qui sotto al video. Oppure, se volete, potete mettere like al video se anche voi siete del mio stesso pensiero. Una cosa che odio del digitale è che a volte accadono degli imprevisti che ovviamente su carta non accadrebbero. Noterete verso la fine del video che con il bianco avevo iniziato a realizzare i peli della pelliccia. Nell'unire tutti i livelli, quel livello è andato perso. O meglio, siccome ogni cosa l'ho fatta su livelli diversi e con metodi di diffusione differenti, quando ho unito i livelli si sono cambiati i metodi di fusione. Io in quel momento non me ne ero accorta, quando poi mi ero resa conto del problema era ormai troppo tardi.
Infatti Sketchbook non offre molti tentativi per annullare le azioni. Ora non so se nelle impostazioni questo può essere cambiato, comunque ormai tutto quello che avevo fatto era andato perso e a dire la verità non avevo voglia di rifarlo. Questa è stata una breve storia triste della mia vita da illustratrice. Spero che non accada mai più una cosa simile. Dunque siamo giunti quasi alla fine di questo video, io ora ve lo lascio vedere in santa pace. Io ora vi saluto, vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!